amici e amiche del segno del Sagittario, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 23 febbraio al 1 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Iniziamo con l'inquadrare la vostra settimana, come andrà, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Troviamo la carta della luna, si parte con uno stato emotivo un po' altalenante o delle situazioni esterne, anche a volte interiori, che vi confondono un po' la bussola. Quindi quando salta fuori la luna magari ci si deve proteggere da queste varie situazioni, dagli sbalzi di umore anche di alcune persone intorno a voi. Può esserci poi dell'instabilità emotiva, della nostalgia, qualcosa che è legato al passato, ai ricordi e quindi queste cose, è vero, possono destabilizzare, però in realtà abbiamo anche un altro volto della luna, quello che è legato ai nostri sogni, ai nostri desideri, alle verità nascoste che vogliono emergere. Potrebbero esserci degli ostacoli perché magari se volete realizzare un qualcosa, forse o non è il momento giusto o comunque le cose si devono pianificare in un certo modo. Magari c'è da superare questo ostacolo, questo blocco. La montagna può riferirsi a tantissime cose, sia un qualcosa che procede un po' troppo lentamente, in modo troppo pesante, oppure è vero, un blocco da superare che può essere assolutamente, superato nel corso della settimana o semplicemente un ritardo. Magari ci siamo prefissati qualcosa, magari siamo in ritardo su alcune faccende, ecco che dobbiamo cercare di non lasciarci, intimorire, appesantire. Ecco, questo può anche indicare delle energie un po' bassine e, sentire un po' di stanchezza. L'uomo o il gentiluomo arriva a farci capire che o noi, dobbiamo intervenire diversamente, quindi prendere il controllo di noi stessi, agire di più, quindi bando alle ciance e all'emotività, metterci un po' più di impegno e determinazione e quindi riusciremo a superare qualsiasi cosa. Oppure deve essere superato un blocco, un impedimento che può riguardare l'opposizione, l'ostinazione, difficoltà portate proprio da una persona in particolare. Quindi sì, accettare chi ci è utile, chi ci sostiene, chi ci aiuta e invece mettere un attimino da parte chi assolutamente non è di nessun aiuto e conforto. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno e abbiamo anche un po' quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ma chi non dovesse essere interessato ovviamente, alcune cose possono fare riferimento anche alle amicizie, alle relazioni più importanti, quindi consiglio di ascoltare dove troviamo la carta del croco, molto positiva, quindi si può annotare anche, che, magari nonostante alcune difficoltà, alcuni conflitti o divergenze, se ci sono, comunque c'è condivisione, c'è, sostegno, apertura. Direi carta positiva perché se c'è qualcosa che non va, allora indica subito una riappacificazione, qualcosa di rassicurante, qualcosa di che possa riguardare protezione, senso di protezione, cura, comprensione, complicità, anche maggior intimità. C'è la genziana che forse può darci quell'indizio in più che alcune cose riguardano dei conflitti vostri,
a livello, diciamo, personale e quindi, forse sono questi che vanno a riflettersi inevitabilmente nella coppia e creare degli ostacoli. Poi effettivamente, come vi dicevo, possono esserci degli impedimenti, dei blocchi a livello esterno. Quindi consiglio che se nel corso della settimana vi siete prefissati alcune cose, di farvi una cenetta, di andare da qualche parte o di farvi un viaggetto o, tante altre cose, diciamo comunque di avere un piano B di riserva, oppure il momento potrebbe essere ostacolato, quindi essere costretti a, rimandare successivamente. Bella dolce sensualità perché in effetti si stava parlando anche di, miglioramenti dal punto di vista, intimo, strettamente diciamo personale, ovviamente legato alla coppia stessa, quindi bella questa porta emozioni, un gioco anche di seduzione erotico che può essere messo in moto, sia per voi stessi, sia per magari migliorare il vostro stesso rapporto. C'è anche un coinvolgimento che può, conquistarvi entrambi e portarvi a nuove situazioni che, vi ricordo, al momento non trovano realizzazione, quindi si deve valutare attentamente e andare a pensarci successivamente. Per i single, situazione un po' particolare perché alcune cose possono far, riferimento a dei cambiamenti in corso. Direi che questa sì, è vero, è positiva. Può esserci riappacificazione, diciamo non solo con una persona, magari chiarimento in amicizia, ritorno, possibile ritorno dipende, non può essere visto con queste carte. È vero che ci sono alcune indicazioni, ma non è detto che ci sia un vero e proprio ritorno. Magari potreste incontrare, rivedere quella persona, con la quale siete state insieme o c'è stato qualcosa, potreste risentirla, ma semplicemente un ciao, un come stai, oppure esserci qualcosa, di più, non solo un chiarimento, magari anche proprio rivedersi e però questi appunto parlano di giochi, di, tentativi e tentazioni, quindi tentativi come vedere e tastare il terreno, se c'è, appunto ancora tensione o no. Tentazione magari di stuzzicarvi, di giocare un po' con voi, dipende insomma se volete accettare, o meno. A volte può essere anche una nuova conoscenza che in qualche modo potrebbe essere stuzzicante, però al momento principalmente dal punto di vista delle parole, della comunicazione e quindi, come vi dicevo, di tastare un po' il terreno, se ci può essere interesse o no. Vediamo adesso le parti dedicate, la parte dedicata alle questioni pratiche, il lavoro, le finanze. C'è la stanza. La stanza proprio in questo ambito indica una nuova energia o ripresa dopo una crisi, quindi magari a livello psicofisico c'è questa maggiore energia da poter mettere nelle varie situazioni, oppure può essere strettamente legata a delle notizie importanti, cose legate ai documenti, telefonate, incontri e, insomma, rivedere alcune cose, quindi riflettere su, questi cambiamenti in corso. Di sicuro da parte vostra c'è un'ottima gestione delle vostre finanze, del lavoro, quindi si tratta proprio di riuscire a superare tranquillamente qualsiasi ostacolo e qualsiasi sfida. Magari sono proprio di poco conto. Vedendo queste carte, sia, siete molto bravi voi o comunque alcune cose hanno a che fare con dispettucci, con gelosie, con invidie, magari qualcuno che può criticare il nostro lavoro, quello che facciamo, però direi di poco conto perché si vede che non va ad intaccare la vostra reputazione o quello che state facendo, quindi di procedere in questo modo, magari capire, intercettare, perché se c'è, un avvenimento sfavorevole, magari appunto lì bisogna intervenire e farlo prontamente, subito, magari di avere la lucidità e la prontezza di farlo. Se riguarda appunto invidia, gelosia, insomma un qualcosa del genere,
È vero, possono esserci dei contrasti, però si può scegliere anche di lasciar correre e lasciare andare. Per, chi è alla ricerca di lavoro, magari c'è una persona che può, proporvi qualcosa di interessante. Di sicuro ci sono anche per voi degli ostacoli da superare, da verificare un po' tutto il vostro percorso, di fare ordine e come vi dicevo proprio di verificare delle notizie, degli avvenimenti che andranno ad accadere proprio nel corso della settimana. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!